Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere, con i tarocchi delle dee. Questo mazzo molto bello, molto particolare, ovviamente ragazzi con un taglio prettamente appunto femminile, quindi ovviamente è un mazzo che ci aiuta anche molto nel cercare di comprendere che cosa una persona pensi di voi, cioè quale immagine abbia questa persona di voi e avrà questa persona di voi, quale ruolo andate in qualche modo a ricoprire e andrete in qualche modo a ricoprire, facendoci appunto aiutare da varie appunto divinità, figure più o meno mitologiche leggendarie, con determinate ovviamente caratteristiche che appunto il soggetto della stesa ritrova o ritroverà ovviamente in voi. Quindi un mazzo molto particolare, un mazzo molto affascinante che in una stesa di questo tipo a mio avviso è molto utile. Come avrete notato, ovviamente già dal titolo, questa stesa vuol cercare di capire che cosa appunto una persona che a voi piace, da più o meno tempo appunto pensa di voi, prova per voi. Cerchiamo di capire se tra di voi effettivamente ci sarà qualcosa, quindi quel qualcosa in più che porterà ad evoluzione una vostra ovviamente conoscenza. Quindi cerchiamo di capire se tra di voi ci sarà qualcosa in più, se nascerà ovviamente qualcosa in più tra di voi, a prescindere che l'altra persona sia o meno impegnata. Utilizzerò quest'oggi un metodo che io ho già usato sul canale, un metodo a 5 carte, però diverso rispetto alla classica croce celtica, un metodo che viene denominato appunto solitamente il gioco del destino e che prevede ovviamente appunto 5 posizioni ben distinte che però ragazzi come sempre ovviamente vi illustrerò man mano che poi verranno appunto scoperte le carte, quindi non vi preoccupate che ogni posizione vi sarà e vi risulterà ovviamente ben chiara. Dunque, direi che possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei tarocchi appunto delle dee per il principio di sincronicità. Per chiunque incappi in questo video casualmente o lo scelga, cerchiamo appunto di capire questa persona che vi piace, che cosa ovviamente pensa di voi e ovviamente cerchiamo anche di capire come procederà chiaramente il vostro prossimo futuro. Quindi cerchiamo di capire se ci sarà eventualmente appunto un approccio o meno tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque ragazzi, come sempre, allontaniamo momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa appunto il resto del mazzo e dunque appunto come potete vedere qui abbiamo ovviamente appunto le nostre 5 carte, le 5 carte appunto menzionate da me poco fa. Come vedete appunto è una disposizione che ricorda ovviamente la disposizione appunto del metodo della croce semplice piuttosto che le varie metodologie appunto di croce celtica, comunque delle stese ovviamente a modalità
che portano appunto a richiamare ad una effettiva croce. Ecco, in questo caso si chiama appunto, si definisce gioco del destino. Per quanto riguarda la prima carta appunto estratta, è una carta inerente, diciamo, a ciò che è a favore, ovviamente, della storia, della situazione, quindi l'opinione che questa persona ha ovviamente di voi. Seconda posizione invece i contro, cioè obiettivamente appunto che cosa non va in riferimento ovviamente al rapporto tra voi e questa persona. Cerchiamo magari anche di capire perché sino ad ora questa persona non si sia appunto magari mai fatta avanti. Terza posizione, cerchiamo di capire, diciamo, una sorta di giudizio riassuntivo complessivo su quanto effettivamente dovrà accadere tra voi e questa persona, quindi diciamo l'effettivo valore karmico dell'incontro tra voi e questa persona. Quarta carta, quarta posizione, ciò che effettivamente accadrà nell'immediato futuro, quindi ovviamente con tempistiche più veloci nel tempo. Infine, in posizione appunto centrale, cerchiamo appunto di capire invece appunto la sentenza finale, cioè guardando anche un po' più in là ovviamente nel tempo, cerchiamo appunto ecco di capire che cosa accadrà tra voi e questa persona, quindi come ovviamente responso finale, diciamo alla stesa, quindi cerchiamo di capire se effettivamente tra voi e questa persona accadrà effettivamente quel qualcosa in più che appunto vi aspettate, ovviamente essendo voi molto comunque attratte e colpite da tempo da questa persona. Iniziamo dunque ovviamente con la prima carta, quindi la prima posizione. E quindi occupiamoci obiettivamente del momento presente, cioè cerchiamo di capire effettivamente, ragazzi, questa persona ad oggi appunto cosa pensa di voi, che ovviamente immagine ha di voi questa persona. E qui abbiamo una carta molto molto bella, abbiamo già un arcano maggiore, ossia appunto l'arcano maggiore, come potete appunto vedere, del carro, il settimo arcano maggiore. Allora, voi piacete tantissimo a questa persona vi vede da un punto di vista fisico ovviamente come delle donne molto belle, delle donne che a lui possono piacere in maniera molto, diciamo, ecco, particolare, perché la carta del carro ovviamente si rifà sempre comunque ad un gusto particolarmente preciso, diciamo, ecco, di ciò che ci piace, cioè quest'uomo sa che cosa effettivamente gli piace. È una persona molto sicura di sé, perché il carro denota sicurezza, quindi vi ha scelta comunque una persona che ricambia comunque il fatto che a voi lui piaccia, quindi non è una persona assolutamente indifferente al vostro fascino, anzi, ripeto, vi ha scelto tra tante altre persone, quindi anche lui vi reputa a livello estetico comunque delle donne molto belle, delle donne assolutamente piacenti e soprattutto delle donne esteticamente molto, diciamo, sensuali, che possono in qualche modo stimolare la passione. Cioè voi avete proprio quei tratti evidentemente estetici, fisici, che lo eccitano particolarmente, per cui immagina già questa persona con voi di poter vivere, diciamo, un'avventura o comunque ecco diciamo delle situazioni da un punto di vista ovviamente erotico e sensuale, ecco qualcosa di molto pepato, perché il settimo arcano maggiore, la carta del carro, ci parla di avventure piccanti molto pepate. Ora, perché avventure? Perché la carta del carro non parla di una persona che in questo momento sta cercando la storia della vita. Questa è una persona che in questo momento potrebbe voler, diciamo, intraprendere con voi una relazione, una frequentazione, ma non, diciamo, qualcosa di particolarmente fisso, d'accordo? Cioè non è la classica persona che cerca, diciamo, di in qualche modo, ecco,
appendere il cappello al chiodo, d'accordo? Cioè, questa è una persona che vuole continuare a sentirsi comunque parzialmente libera, perché il carro rimanda proprio il senso di libertà. Quindi questa è una persona che comunque apprezza molto la vostra bellezza estetica, eccitate questa persona molto, non vede l'ora di poter, diciamo, ecco, concludere concretamente anche lui la stessa, diciamo, tipologia di conoscenza, però ovviamente è una persona che non ha intenzione o se non altro interesse nel momento presente in riferimento ad una vera e propria storia. Cioè questa è una persona che vuole, diciamo, coltivare questa conoscenza, ovviamente senza precorrere i tempi, quindi non vuol correre questa persona. Questo perché il carro rimanda generalmente a chi ha vissuto già precedentemente un rapporto che è stato fortemente fallimentare. Quindi un rapporto, magari un matrimonio, comunque qualcosa di molto pesante e impegnativo, che lo hanno scottato e lo hanno fatto sentire in gabbia. Cioè questa è una persona che ama molto la libertà, per cui una, diciamo, delle motivazioni che possono aver portato questa persona sino ad ora a non farsi avanti con voi, è proprio la necessità di mantenere una certa libertà. Però vi ripeto, con la carta del carro questa persona ha intenzione, conta a breve tempo, perché il carro ovviamente ha tempistiche molto veloci, in qualche modo di sbloccare la situazione e farvi capire anche lui di avere interesse per voi. Ora, le modalità attraverso le quali può farvi capire il suo interesse sono molteplici, quindi potrebbe trattarsi di uno sguardo in più, di un complimento, magari anche di un messaggio, di un invito più diretto. Comunque, a prescindere dalla modalità, questa persona vuole, ha intenzione di in qualche modo sbloccare la situazione per farvi capire che anche lui ha interesse nei vostri confronti e che quindi vuole approfondire, soprattutto da un punto di vista erotico, d'accordo? Per cui conta di trascorrere momenti eroticamente importanti e vivere una frequentazione molto piccante. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona è attratta da voi, è attratta anche dalla vostra forza, dalla vostra autodeterminazione. Vi vede donne molto forti, determinate, capaci, donne molto combattive, cioè ama di voi anche comunque un fare, se vogliamo, da guerriera. Cioè questa persona ha anche un po' cercato di capirvi e di conoscervi, da un punto di vista mentale, potrebbe anche aver chiesto di voi. Cioè questa è una persona che si è interessata a voi ed è interessata a voi, anche da un punto di vista caratteriale e mentale. Certo, però è chiaro che questa persona comunque apprezza momentaneamente, non conoscendovi bene, l'aspetto estetico. Però vi ripeto, questa persona ha ben presente comunque, diciamo, l'assetto caratteriale di base che vi caratterizza. Ovviamente gli piace particolarmente, vi stima e denota anche una certa differenza rispetto a se stesso. Cioè il carro rimanda, magari non in questo mazzo, in mazzi più tradizionali, appunto al principe del carro che viene guidato lungo un sentiero da due ovviamente destrieri molto diversi l'uno dall'altro, ovviamente uno bianco e uno nero, che rappresentano due caratteri totalmente opposti. Quindi lui pensa che comunque caratterialmente voi siate molto diverse da lui. D'accordo? Quindi in caso lui sia una persona molto vivace, vi vede molto pacate, in caso invece lui sia una persona molto lenta, pacata, comunque dal fare prudente, vi vede invece molto passionali, molto intense. D'accordo? Comunque denota delle differenze che però accendono il suo desiderio, non lo portano in qualche modo a reprimere i suoi desideri e soprattutto i suoi propositi. D'accordo? Cioè nulla può demordere questa persona nell'avvicinarsi e nel volersi avvicinare a voi. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione invece i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire effettivamente questa persona ovviamente dove vede le maggiori difficoltà. Allora, qui abbiamo la carta della papessa. Allora, la papessa, ragazzi, è una carta che parla di una necessità urgente e impellente, che però a mio avviso si sposa con il carro. Ossia, questa è una persona che ha la necessità di mantenere segretezza e riservo circa eventualmente
diciamo, il vostro frequentarvi. Perché? Perché il frequentarvi potrebbe creare conflitti con altre energie presenti nella vita di questa persona. In caso questa persona sia single, queste persone potrebbero essere amiche varie, piuttosto che magari una madre, una sorella, comunque dei parenti che non approverebbero il vostro legame, oppure per esempio colleghe, in caso voi siate colleghi, o un datore di lavoro, femmina però, d'accordo? Che potrebbe in qualche modo, ecco, non essere proprio d'accordo circa la vostra frequentazione. In caso questa sia una persona impegnata, è la compagna ufficiale. Dunque, in caso voi non conosciate bene questa persona e vi possa sembrare una persona single, attenzione, occhio, in caso vi interessi, ovviamente, così tanto, cercate di informarvi bene sul fatto che questa persona possa essere effettivamente libera, perché la papessa può rimandare in accezione negativa la presenza di una donna fortemente positiva circa il vostro frequentarvi. D'accordo? Quindi questa è una persona che potrebbe anche essere tranquillamente in crisi con la compagna ufficiale, oppure una persona in via di separazione. Questo però rappresenta comunque un peso, cioè una presenza femminile che dal suo punto di vista potrebbe rovinargli un po' la vita. Quindi questa è una persona che vuole la tranquillità e vuole mantenere segreto il vostro frequentarvi. Quindi deve ancora capire se voi siate o meno affidabili da questo punto di vista, perché vede pericoli nascosti. Cioè questa persona teme di essere messa in pubblica gogna. D'accordo? Quindi è una persona che preferisce procedere lentamente, a piccoli passi, perché ha paura di scandali. Cioè questa è una persona che non vuole che si sappia. Soprattutto in caso, per esempio, siate colleghi, amici, per esempio, o frequentiate lo stesso ambiente. Ad esempio un ambiente professionale, ma anche magari ricreativo, amicale. Cioè questa persona vuole tenere momentaneamente tutto sotto silenzio e sotto stretto riservo. Perché la papessa proprio ci rimanda a chi ama tacere e nascondere le proprie intenzioni. Quindi in questo caso vi confermo nuovamente il fatto che anche voi piacete a questa persona, ma non vuole parlarne. Per il momento ha sempre cercato di non manifestare le sue intenzioni. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione invece appunto effettivamente il giudizio complessivo, cioè che cosa effettivamente ovviamente accadrà tra voi e chiaramente questa persona. Allora, e qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, ragazzi, il giudizio complessivo è una carta, se vogliamo, comunque diciamo positiva, perché è una carta di coppe, quindi comunque una carta positiva. È una carta che parla comunque di stabilità, è una carta che parla di un inizio di frequentazione, il 4 di coppe, però evidentemente anche una carta, vedete, che rimanda ad una situazione, se vogliamo appunto, di forse eccessivo equilibrio ed eccessiva lentezza, anche probabilmente nell'approcciare, che potrebbe stancare voi, quindi l'elemento femminile della coppia. Cioè evidentemente questa persona, per tenere questa situazione sotto stretto silenzio, procederà evidentemente dal vostro punto di vista in maniera troppo cauta e lenta, per cui voi ad un certo punto potreste, diciamo, un po' stancarvi di questa situazione e di conseguenza farvi un po' perdere lo stimolo che voi invece sino ad ora avete mantenuto. Però vi ripeto, il 4 di coppe è una carta che ci rimanda alla stabilità, quindi tra di voi inizierà sicuramente qualcosa in più. E parliamo anche di coppe, quindi comunque ci sarà un approccio anche emotivo di una certa importanza. Però è chiaro che diciamo che le situazioni evidentemente procederanno con talmente tanta lentezza
e forse segretezza che in qualche modo potrebbe un po', diciamo così, farvi perdere quel mordente nel voler iniziare qualcosa con questa persona. Il 4 di coppe inoltre parla appunto di una consultante ovviamente femminile che andrà a vivere questa situazione, la situazione con questa persona, più come un riempitivo rispetto magari ad una situazione di noia quotidiana, d'accordo? Quindi in realtà sarete voi evidentemente a non nel tempo provare magari più quello sprint, quella voglia, quel desiderio che vi conduca verso questa persona. Cioè, il 4 di coppe rimanda ad una consultante che vedrà questa storia più come una parentesi, d'accordo? Piuttosto che come ad un qualcosa di effettivamente, diciamo, compiuto. Quindi sicuramente è una carta che parla dell'inizio, ovviamente, di una frequentazione, però ovviamente di una situazione che dopo un po' potrebbe annoiarvi e che voi potreste vivere non più con la stessa eccitazione che mostrate adesso nel momento presente. D'accordo? Quindi diciamo che obiettivamente potreste voi perdere un po' di stimolo. Lui no, perché lui abbiamo visto con il carro e la papessa comunque la voglia ce l'ha, anzi conta a breve di sbloccare la situazione. Ma siete voi che potreste, diciamo, ecco, magari lasciarvi un po' prendere, diciamo, ecco, da situazioni evidentemente che voi vorreste far procedere in maniera diversa e di conseguenza potreste vivere questa storia più come una parentesi che come una reale storia definitiva, d'accordo? Cioè non andrete a vivere questa frequentazione come la storia con l'uomo della vostra vita. Quindi evidentemente ci saranno dei comportamenti da parte di questa persona che un po' vi annoieranno, perché il 4 di coppe è proprio la carta della noia, per cui voi potreste addirittura, come tipico del 4 di coppe, cercare qualcosa in più. Quindi essere comunque successivamente votate verso altri lidi. Quindi o potreste incontrare qualcun altro o potreste decidere di ovviamente cercare qualcun altro, perché no? In quarta posizione cerchiamo di capire effettivamente che cosa dovrà accadere tra voi e questa persona. Allora, un altro 4, qui abbiamo il 4 di spade. Ecco, appunto, il 4 di spade è una carta che parla, diciamo, di comunque situazioni che, se vogliamo, procedono un po', diciamo, ecco, lentamente. Quindi situazioni che necessitano una sorta di, diciamo, anche guarigione interiore da parte di lui, da determinate ferite del passato, ve l'ho detto, con ovviamente la carta del carro, per cui evidentemente questa, diciamo, situazione di lentezza, questo bisogno anche di lui appunto di procedere per gradi, un po' lentamente anche per, diciamo, appunto guarire da delle ferite del passato, ecco che appunto questa persona evidentemente con questo atteggiamento va a ribadire il 4 di coppe. Quindi l'annoiarvi proprio un pochino, perché evidentemente voi vorreste qualcosa di molto più veloce, di, diciamo, intenso e passionale da viversi sul momento. In questo modo invece, con questo 4 di spade, evidentemente, diciamo, ecco, ci saranno comunque delle situazioni che potrebbero un po' andare a rallentare. Ragazzi, è un 4 di spade, quindi non ci sono dei veri e propri ostacoli. È la necessità, vedete, di questa persona di procedere per gradi, pian piano, perché questa persona ha bisogno, come tipico del 4 di spade, di guarire da delle ferite ovviamente del passato. Quindi questa situazione di lentezza, di rallentamento potrebbe appunto contribuire a questo 4 di coppe. Ora si spiega perché. Ma il 4 di spade non rimanda né a nemici né a particolari ostacoli, non è il 5 di spade, non è il 7 di spade, non è il 9 o il 10 di spade, d'accordo? È una carta che parla comunque della necessità di procedere con calma, d'accordo? Lentamente, a piccoli passi.
attendendo serenamente il momento più giusto per in qualche modo anche farsi avanti o iniziare una situazione più conclamata. Perché, ripeto, come è tipico del 4 di spade, questa persona ha alle spalle un lungo periodo di guai e litigi. Qual è la carta che precede il 4 di spade? Il 3 di spade, che è una carta di sofferenza e chiusura. Quindi ribadisco quello che vi ho detto con il settimo arcano maggiore, quindi con l'arcano del carro. Questa è una persona che arriva direttamente da una storia probabilmente molto dolorosa e difficile, per cui questa persona ha proprio la necessità ancora di guarire da delle ferite in riferimento al passato, e questo obiettivamente porta e porterà questa persona, diciamo, a comunque un po' rallentare la situazione. Però, ripeto, non è nulla di drammatico perché è un 4 di spade, perché è una carta che parla ovviamente di sollievo, è una carta che parla di tirare momentaneamente i remi in barca per poi ovviamente dedicarsi comunque ad una nuova vita, d'accordo? Quindi non è una carta negativa, però è una carta che parla di piccoli rallentamenti, ma dovuti proprio a lui, cioè lui che ha bisogno comunque di vivere questa situazione con una certa tranquillità. Vediamo ragazzi in posizione appunto centrale a questo punto il responso finale, avendone visto un po', diciamo, i pro e ovviamente i contro della situazione. E qui abbiamo una bellissima regina di coppe. Allora, la regina di coppe ragazzi rimanda comunque alla consultante, quindi a voi. Una consultante che si sentirà desiderata, che si sentirà comunque corteggiata, una donna che capirà e apprenderà con grande empatia, come tipico della regina di coppe, di essere ammirata, desiderata da questa persona. Quindi sì, lui andrà a sbloccare la situazione, vi farà capire, diciamo comunque, di essere molto attratto appunto da voi. Voi vi sentirete quindi piacenti ai suoi occhi e soprattutto è una carta molto favorevole ovviamente alle energie femminili perché segnala l'evoluzione positiva in una coppia o comunque in una situazione. È una carta che parla di incontri, è una carta che parla ovviamente anche di sensualità, di momenti di erotismo. È una carta che parla dunque di rapporti soddisfacenti. Quindi sicuramente è una carta che parla di un'evoluzione positiva del ovviamente vostro rapporto. Quindi questa persona vi farà capire che voi gli piacete molto. Voi vi sentirete desiderate, corteggiate da questa persona, riuscirete anche a, diciamo, percepirne le emozioni e il desiderio. La cosa vi renderà comunque felici, d'accordo? Quindi i rapporti con questa persona saranno molto soddisfacenti e ovviamente molto felici. Qual è il problema però delle regine? Allora, i re e i cavalieri rappresentano tempistiche veloci. Le regine e i fanti rappresentano invece tempistiche più lente. In particolar modo la regina di coppe si rifà al mese di febbraio, quindi ai primi giorni dal 4 al 10 di febbraio in particolar modo. Quindi è una carta che parla ulteriormente di tempistiche lente. Quindi vi confermo quello che vi ho detto sino ad ora. Ecco perché il 4 di coppe, la lentezza che caratterizza questa situazione risulterà pesante, quindi non ci sono ostacoli, non ci sono rivali, non ci sono situazioni particolarmente pericolose. Qui c'è una certa lentezza posta da lui per necessità di mantenere prudenza, silenzio, guarire da ferite del passato, che porterà la situazione molto per le lunghe. Voi direte sì, ma poi come risultato finale c'è una bellissima regina di coppe che parla di felicità in amore. Certo, perché voi vi sentirete appagate. Però è chiaro che la situazione con questo 4 di coppe potrebbe un po' andare, diciamo, ad annoiarvi e voi a vivere questa situazione come un intervallo, un intermezzo. Perché dico questo? Perché la regina di coppe non è una donna ammirata solo dal soggetto della stesa,
è una donna ammirata anche da altre persone. Perché voi vi sentirete man mano, ragazzi, che passano i mesi sempre più belle, sempre più, diciamo, piacenti, sempre più forti, sempre più coraggiose. Avete voglia e bisogno di un cambiamento, eh? La regina di coppe è questo che ci rimanda. Avete bisogno di un cambiamento in amore, di vivere delle nuove situazioni che vi facciano battere il cuore. Quindi la regina di coppe non piace solo al soggetto della stesa. La regina di coppe piace anche a tante altre persone. Quindi comunque voi sarete ovviamente anche desiderio, preda anche di altri conquistatori, d'accordo? Quindi è chiaro che la situazione con il soggetto della stesa, sì, per carità, si andrà a sbloccare, però vi ripeto, in inverno pieno e con una certa lentezza. Situazione che potrebbe portare un po' a vivere, diciamo, questa conoscenza con una certa lentezza e anche con una certa a volte noia, d'accordo? Cioè voi potreste fremere di fronte a questa situazione e ovviamente non vederla decollare, almeno nell'immediato, e questa cosa potrebbe un po' infastidirvi. A questo punto direi che è quanto mai utile chiedere agli oracoli Section Magic Oracles se effettivamente tra voi e questa persona a breve o comunque se ci sarà un approccio fisico, quindi magari un incontro particolarmente, diciamo, ecco, sentito, perché vista questa lentezza effettivamente le carte ci rimandano comunque ad un approccio fisico, però diciamo molto lento, magari un po' lontano, diciamo, ecco, nel tempo. Quindi cerchiamo di capire attraverso questi oracoli se ci sarà appunto magari un incontro particolarmente forte, sentito, che vi appunto porterà in qualche modo ad avere un approccio fisico di un certo tipo. Vediamo un po'. Perfetto, allora mettiamo momentaneamente anche quest'altro mazzo ad una certa distanza, quindi vediamo in prima posizione che cosa abbiamo. Ecco appunto, qui vedete abbiamo quest'uomo ovviamente diviso ovviamente tra due situazioni, tra due donne. Ora questa persona non deve per forza necessariamente essere una persona impegnata, però potrebbe essere appunto una persona che, come vi ho detto, arriva direttamente, diciamo, da una situazione del passato particolarmente difficile. Allora, o questa persona è già impegnata, quindi ovviamente voi dovreste chiaramente saperlo, per cui questa persona fa fatica comunque a lasciarsi andare, lo abbiamo detto con la papessa, proprio perché teme di essere scoperto, quindi teme lo scandalo. Oppure, ripeto ragazzi, in caso voi ovviamente non siate a conoscenza della vita pratica di questa persona, informatevi bene sul fatto che questa persona possa essere o meno single, perché da questa stesa evidentemente qualcuno qui potrebbe esserci al suo fianco. Oppure, vi ripeto, questa seconda persona arriva direttamente dal suo passato, però è una persona ancora ingombrante che fa parte proprio di quelle cicatrici di cui parlavamo col 4 di spade. Cioè questa persona deve aver sofferto tanto in passato, deve aver trovato una donna non diciamo tanto di buon cuore, quindi una donna che gli ha creato non pochi problemi, motivo per cui ovviamente questa persona fa fatica, vedete, proprio a lasciarsi andare all'amore, al nuovo rapporto, a per esempio anche proprio un rapporto più intimo e complice con un altro partner, d'accordo? Quindi in caso questa persona sia impegnata, teme di tradire per eventualmente uno scandalo. In caso sia una persona totalmente single, qui c'è ancora un ricordo doloroso che arriva direttamente dal passato. D'accordo? Che questa persona deve ovviamente ancora smaltire. Qui c'è ancora, ragazzi, della sofferenza che arriva direttamente ovviamente dal passato.
Quindi è anche, se vogliamo, una persona che fa fatica proprio a lasciarsi andare eroticamente, sessualmente parlando, proprio ad un nuovo approccio, cioè questa non è la classica persona che si lancia a polipo, diciamo, su un'altra donna, Sì, gli piacete, con il caro lo abbiamo detto, vi desidera, vi immagina in tutti i modi, però tra il dire e il fare, insomma, c'è una certa, ecco, distanza, d'accordo? Quindi fa fatica questa persona, proprio anche semplicemente a, diciamo, tradire. Questo denota comunque una persona tendenzialmente fedele, d'accordo? Questo non è il classico libertino, In caso sia una persona impegnata, questa persona fa fatica a tradire, Vediamo ora in seconda posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo appunto, ecco, il richiamare, il calling back. Allora, sicuramente questa persona, vedete, nel momento in cui riuscirà proprio ad allontanarsi, vedete, a fuggire, diciamo, dal richiamo del passato, ok? Quindi appunto a chiudere definitivamente queste ferite, ecco che questa persona finalmente potrà dedicarsi ad altro. D'accordo? Cioè questa persona deve avere il cuore leggero, d'accordo? Da un passato dal quale ovviamente deve assolutamente allontanarsi. Cioè questa è una persona che deve assolutamente allontanarsi da un passato che, vedete, lo ha molto deluso, lo ha fatto stare male e che di conseguenza deve essere cancellato. Vedete? Cioè, lui ha avuto, ve lo confermo, perché questa è l'ennesima carta che parla di un altro legame del passato che lui magari sta vivendo in questo momento, che lo ha deluso, che lo fa star male, motivo per cui questa persona, diciamo, fa così fatica. Nel momento in cui lui si lascerà andare al vivere, diciamo, una nuova storia con voi o una frequentazione, lo farà perché avrà lasciato alle spalle, vedete, questa situazione che lo vedeva, diciamo, ancora bilanciarsi tra due posizioni, quest'altra persona e voi. D'accordo? Quindi qui c'è sicuramente, diciamo, la presenza di una altra persona, generalmente appunto una persona che fa parte del passato, ma potrebbe anche essere una moglie con la quale si sta in qualche modo separando, divorziando, allontanando, cioè è una situazione che potrebbe rappresentare anche qualcosa appunto in essere, molto difficile da lasciarsi alle spalle, d'accordo? Però vi ripeto, nel momento in cui questa persona si lascerà tutto questo alle spalle, evidentemente qui qualcosa accadrà. Cerchiamo di chiedere ulteriormente ad altri due oracoli che cosa appunto accadrà a questo punto, lasciandosi andare definitivamente. Vediamo un po'. Allora, in questa posizione abbiamo ovviamente la carta della conquista, quindi ovviamente vi appunto confermo il fatto che sicuramente una volta che questa persona si lascerà andare, andrà alla conquista della sua bellissima ovviamente regina di coppe, quindi sicuramente questa persona ovviamente vorrà conquistarvi e vorrà farlo soprattutto, lo abbiamo detto, da un punto di vista erotico. Cioè questa persona non riuscirà a far fronte a quello che è un bisogno primordiale ovviamente dell'essere umano, cioè l'approccio ovviamente fisico, d'accordo? Cioè questa persona avrà e sentirà profondamente il desiderio di esplorare ovviamente la vostra nuova conoscenza e di conseguenza chiaramente anche il corpo e la mente, no? Della persona che a lui piace, che per lui rappresenteranno un terreno di conquista. D'accordo? Quindi questa persona farà di tutto per potervi conquistare con forza e ovviamente passione. Tra l'altro vedete che è una carta che ovviamente rimanda all'Ariete, al segno zodiacale dell'Ariete, d'accordo?
Quindi questa è una persona che vuole e vorrà assolutamente conquistarvi, perché voi gli piacerete tantissimo. Quindi ribadisco quello che vi ho detto sia con il carro che con la regina di coppe. Questa persona vi darà segno, sicuramente, del fatto che vi voglia conquistare. E in questa posizione abbiamo la carta della nostalgia. Ecco, questa non sarà soltanto una conquista da un punto di vista erotico, perché questa persona si lascerà andare anche a dei momenti, diciamo, di racconto di sé, quindi si aprirà molto questa persona, quindi anche una situazione, se vogliamo, molto molto positiva, per cui obiettivamente questa persona, diciamo che potrebbe raccontarvi qualcosa di inerente proprio al suo passato, e ovviamente una persona che appunto in qualche modo potrebbe anche parlarvi di questo distacco che c'è proprio all'origine di questo suo malessere, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di comunque apertura, di un'apertura anche spirituale ovviamente a voi, un'apertura spirituale che chiaramente è però sempre, vedete, un po' intervallata, come dicevo con il 4 di spade, da momenti di malinconia, momenti di comunque ancora sofferenza. Cioè questa è una persona che, ragazzi, deve recuperare, deve aver sofferto molto, questa persona. Di conseguenza è chiaro che questa è una persona che vi vorrà conquistare, vi farà assolutamente sentire piacenti. Ci sarà sicuramente un approccio fisico, questo sicuramente, però ecco, questa potrebbe essere appunto una persona che prossimamente potrebbe comunque alternare momenti di vicinanza a momenti magari di maggior allontanamento, ma questo proprio perché ovviamente questa persona evidentemente ha un passato ancora da dover digerire, che non ha ancora digerito. Nel momento in cui questo accadrà, come dicevamo con questi due oracoli, questa persona si aprirà definitivamente alla vostra conquista e anche ad una riflessione con voi, cioè voi potreste non soltanto, diciamo, fare da amante in riferimento a questa persona, ma anche da amica, da consigliera. Quindi diciamo che, ragazzi, ovviamente questa stesa chiaramente termina qui, una stesa, ripeto, comunque positiva, che parla dell'inizio sicuramente di una frequentazione, che parla di un approccio che andrà a evolvere tra voi e ovviamente questa persona, ma ovviamente anche di momenti, se vogliamo, di lentezza, dovuti in particolar modo proprio, diciamo, ecco, in qualche modo a delle sofferenze del passato che questa persona si porta dietro e che potrebbero, diciamo, alla lunga un po' annoiarvi. Però obiettivamente qui non ci sono carte di chiusura, non ci sono carte ovviamente di allontanamento, si parla semplicemente di una situazione che evidentemente procederà chiaramente un po' per gradi. D'accordo? Comunque sia, questa persona farà ovviamente di tutto per ovviamente potervi conquistare e chiaramente per potervi avere, quindi un approccio fisico ci sarà sicuramente, ma anche, diciamo, un atteggiamento molto dolce, se vogliamo, e riflessivo ovviamente tra voi e questa persona. D'accordo? Per cui evidentemente questa persona potrebbe proprio parlarvi comunque del distacco, che chiaramente ha caratterizzato, diciamo, ecco, la sua vita. D'accordo? Ovviamente, ragazzi, come sempre questa stesa appunto termina qui. Dal vostro punto di vista, chiaramente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buoni incontri che ovviamente saranno, ripeto, particolarmente pepati con quest'uomo così attratto ovviamente da voi e dal desiderio di potervi conquistare, seppur, ripeto, con magari, ecco, qualche lentezza di troppo, però vi ripeto, comunque una situazione molto positiva. D'altronde questa persona evidentemente deve aver sofferto molto e di conseguenza ha necessità in qualche modo di guarire da determinate ferite del passato. Dunque buon percorso karmico e ovviamente a presto!